Ciao a tutti e benvenuti in Succo di Mela. Oggi prepariamo insieme la pizza in teglia fatta in casa. Alta, croccante fuori e soffice dentro, piena di bolle e davvero bella da presentare. Con questa ricetta potete preparare una pizza buonissima in poche e semplici mosse. Seguite il video fino alla fine per scoprire quanto è facile e veloce realizzarla. Ma partiamo dall'impasto. All'interno di una ciotola versiamo 600 g di farina per pizza o farina tipo 0. Uniamo 3 g di lievito di birra secco. Se volete utilizzare il lievito di birra fresco ve ne serviranno 13 g. Uniamo anche un cucchiaino di zucchero e mixiamo le polveri. A questo punto possiamo unire l'acqua tiepida o appena riscaldata. Ne serviranno 500 g. Iniziamo a mescolare con un cucchiaio o una forchetta fino ad ottenere un impasto morbido. Terminiamo l'impasto unendo 13 g di sale e 2 cucchiai d'olio evo. Riprendiamo a mescolare staccando l'impasto dalle pareti della ciotola in questo modo, cercando di portare i lembi di pasta nella parte opposta, facendo incorporare dell'aria all'impasto. Terminiamo con un altro giro d'olio in superficie e copriamo con un foglio di pellicola. Lasciamo crescere l'impasto per almeno 2 ore in forno spento con luce accesa, oppure in un posto caldo della nostra cucina. Trascorso questo tempo andiamo a preparare il piano da lavoro, cospargendolo con abbondante semola fine. Ora riprendiamo l'impasto. Come vedete ha lievitato un bel po'. Eliminiamo la pellicola alimentare e lo andiamo semplicemente a rovesciare sul piano ricoperto di semola. Con l'aiuto di una spatola andiamo a fare delle pieghe semplicissime, portando i lati estremi della pasta verso il centro. Continuiamo così fino a formare una sorta di fagotto allungato sofficissimo che ha inglobato al suo interno tantissima aria. Ho foderato la placca da forno con della carta da forno e l'ho cosparsa alla base con un pugno di semola. Con sicurezza e aiutandomi con la spatola ho trasferito l'impasto sulla leccarda in un colpo solo. Non abbiate paura e non preoccupatevi se l'impasto perde la forma. Possiamo delicatamente aggiustarlo lateralmente ma senza schiacciarlo perché comunque non vogliamo eliminare le bolle. Copriamo l'impasto con la pellicola e lo riponiamo in forno spento per almeno un'ora e mezza. Dovrà lievitare ancora e rilassarsi. Nel frattempo ci occupiamo del condimento. Ho preparato una semplicissima salsa al pomodoro. In una ciotola ho unito 200 g di passato, un pizzico di sale, una puntina di zucchero per spezzare l'acidità e un filo d'olio evo. A parte ho tagliato 2 mozzarelle. Io ho preparato una classica margherita perché a noi piace così, ma per quanto riguarda i condimenti, naturalmente potete condire la vostra pizza a piacere, utilizzando quindi tutto ciò che vi piace e che avete in frigo, insomma. Una volta trascorso il tempo di riposo, portiamo fuori l'impasto e preriscaldiamo il forno a 200 gradi almeno 10 minuti prima di infornare. A questo punto possiamo dar forma alla nostra pizza. Versiamo quindi parte della salsa al pomodoro sul fagotto e con le mani pulite, ma se vi dà fastidio potete usare i guanti, andiamo a stendere delicatamente in questo modo la pasta, allargandola e spingendola verso i bordi. Versiamo anche la restante salsa al pomodoro e cospargiamo la superficie della pizza con del formaggio grattugiato. E ora non ci rimane che infornare. Disponiamo la teglia nella parte bassa del forno e lasciamo cuocere per circa 20-25 minuti.
fino a che la base risulterà dorata. Riportiamo fuori la pizza e a questo punto la possiamo farcire con la mozzarella. Poi, siccome dovevo finirlo, ho aggiunto anche del formaggio filante che ho trovato in frigo. Termino con un altro giro di olio di oliva e via in forno. Sistemiamo la pizza nella parte più alta del forno. Potete anche utilizzare la modalità grill in questo caso e lasciamo cuocere per altri 5 minuti, giusto il tempo di far sciogliere il formaggio. Ed ecco la nostra pizza appena sfornata. L'ho ultimata con dell'origano secco e l'ho sistemata sul tagliere per la presentazione. Ho infine decorato con delle foglie di basilico fresco prese dal cortile. E niente, guardate che meraviglia! Se non avete esperienza o volete imparare a fare la pizza, questa ricetta è sicuramente la migliore per iniziare. Come avete visto, in pochi semplici step abbiamo realizzato una pizza bellissima, ma anche molto facile e alla portata di tutti, anche dei meno esperti. È perfetta anche per chi non ha tanto tempo per stare con le mani in pasta. L'interno della pizza in teglia fatta in casa è pieno di bolle, soffice e bellissimo, davvero uno spettacolo. Vi consiglio di provare la ricetta perché vale davvero la pena provare e fatemi sapere se vi è piaciuta. Con questo è tutto, grazie per la visione e se non volete perdere tutte le novità iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo nel prossimo video, a presto!